Bella ragazzi, io AlfyGame, benvenuti in questa nuova live. Oddio, che è qua? No, ho sbagliato. Volevo attivare questa, ecco, già meglio. E benvenuti in questa nuova live. Oggi live particolare. ehm, Perché verrà. Se tutto va bene, se non rinviano, se non fanno cose speciali, perché io ultimamente con le live dove devo far vedere qualcosa di nuovo, succede sempre il casino, dovrebbe essere rilevata la PlayStation 5 nel blog PlayStation, ma nel blog PlayStation però non è apparso nulla e già questo mi preoccupa. Però noi siamo fiduciosi, cioè che all'improvviso appare. Se non appare con un live stream, quindi si presume che apparirà tipo video. Quindi ci sarà un video da riprodurre e basta, e noi ci vedremo questo video insieme. Questa è la teoria, questo è quello che penso. Eh, Niente, nel mentre però, perché sì, ok, la cosa dovrebbe iniziare il tutto alle. Qua accettiamo anche il joystick. Alle 17, in teoria, ripeto, in teoria. Però, che qua Mega Mars. Pubblicità via. Ah, non ho capito. Tra l'altro non va l'audio. Che ho fatto poco fa è auto personalizzato. Un momento che devo fare questo. Ok, vediamo. Ah già, perché questo vale come nuova risorsa, quindi voi lo sentite, io no. Della strunzeta, solo monitoraggio. Questo. Ah! Ok, sì, è un po' troppo altino. Già va meglio, eccoci qua. Allora, mo. No, un po' altino lo è, dopo lo abbasso un attimo. Cioè. Allora, nel mente però giochiamo un pochino a CTR, chi deve giocare con me i giochi. Nel frattempo lo avvio. Il tema è gratis, questo qua di Pac-Man, sì. Cioè, oddio, io l'ho scaricato ai tempi che furono, quindi mo non so se. Eh,
Sì, no, penso di sì. Che sia... Dove ci sta la live Steam di PlayStation Utopia. Ma ci sta... Ah! Activision, la fessa di Mammeta, però. Ok. No, così è troppo... Ok, così già va bene. Non vedevo la intro di CTR da un bordello di tempo. Ok, no. Allora, come me ci stanno tante live in questo momento che stanno appunto trasmettendo per vedere, per fare poi le live tutti insieme. Poi ognuno si sceglie lo streamer, diciamo, che vuole seguire. Quindi grazie per chi ha scelto me. Ecco. Lag. Lag. Di cosa? Di voce? No. Di qualcosa? No. No. Questo è il mio modo per testare il lag. Se è tipo il buffering. Il buffering della live. Quindi, no, comunque questo sarà sicuramente come dico io. All'improvviso, pof, video che appare nel PlayStation Blog e ce lo guardiamo insieme. Ha in mente chi si deve unire, chi mi conosce già, si unisca e... Comunque Nea, Cervello 08, Sora, Sussulisse, Alessandro, Gabriele e Mattia, la farei vedere a Steam. Sì, la faccio vedere. Quando alle 17 esce, quindi prima delle 17 siamo qua, quindi prima delle 17 non esce nulla. Dopo le 17 si spera, se esce qualcosa, prendo, lo faccio vedere immediatamente, assolutamente. Però dobbiamo arrivare alle 17, almeno quello. Vabbè, io ho poi gli ultimi 10-20 minuti vengo qua, in modo che faccio vedere il tutto. Poi ecco, se è comunista qua. Nel mentre possiamo parlare cosa vi aspettereste, dei vari rumors, bla 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 bla. E bla 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 bla, mantenere il blue fire, ecco, eccetera eccetera eccetera. Proprio sul blue fire, lo già sento che io ogni volta che avvio una live, appena appiccio la live, mi fa il corpo fa l'effetto termosifone. Comunque nel frattempo siamo riusciti a fare una lobby. E la lobby non è crashata, è incredibile. Quindi tra l'altro ho fatto anche un pochino di layout. È ancora in corso questa costruzione qua del layout. Che volevo una roba semplice, ho detto... Invece di stare là a disegnare i rettangoli con Photoshop, ho detto ma quasi quasi metto lo sfondo e... Mo un po'... Chris, chi non muore si rivede. No, chi non muore vive, come dicevo. Allora se non posso unire. Sì, allora dopo questa gara chi si deve unire si unisca, ecco, diciamo. Quindi dopo sta gara sono disponibile. Nel mentre sto ogni volta con F5. Ecco anche il vantaggio di fare live con la PlayStation 4 perché in questo momento uno schermo da una parte e un altro schermo dall'altra. Se giocavo su PC dovevo fare ogni volta Alt Tab oppure premere il tasto Windows e dava confusione. Invece qua semplicemente F5, F5. Dal blog non si dice nulla, quindi... Fede Crash, in tempo di accendere ci sono anch'io. Ok, intanto fate installare. Sì, no, dopo facciamo. Questo è il riscaldamento. Queste sono partite di accompagnamento per quello che poi dovremmo aspettare verso le 17. Sperando che c'ho un leggero pixel qua di green screen che non è stato pigliato. Perché non c'è in green screen in quel pezzo. Magari voi non l'avete nemmeno notato, però questa cosa maniacale che ho. Sono primo? Strano?
Mentre me la fuggo, perché mo non è che stiamo qua ad aspettare. Poi ditemi cosa vi aspettate da PS5, oltre ai rumors e le cose confermate. Quindi, io la mia... Momento che c'ho il Blue Fire qua, che è raro sta cosa. Tra l'altro sì, ho messo il coso del joystick, ma mi sono dimenticato di collegare il joystick, quindi... Ora ha mantenuto il Blue Fire e culo. Ok, quindi dopo sta gara aggiustare green screen, collegare i joystick e aspettare voi che entrate in lobby. Entriate. Secondo la minimappa prevedo un 1-2 bellino. Ecco. Prevedo un 1-2 bellino. Perché allora c'è Sora là davanti. Non c'è nessuno davanti e nessuno dietro. Io, nessuno davanti e nessuno dietro. No, volevo vedere chi c'avevo da... Ok. Anche a giocare a CTR. Vieni pure tu. Sora conclude. Ma c'ho le mani fredde ancora, quindi... Sto con legumi qua perché l'ultima live ieri ho fatto legumi. Allora fatemi pigliare il cavo qua. Prova. Non... sì, perché dovevo cambiare... No, devo... Stavo facendo alt tab, tra l'altro. Spengiamo e riavviamo. No, proviamo a cambiare buco, come avevo fatto ieri. Che è il non funziona più quello. Abbiamo buco ancora, vediamo. Quanti buchi c'ha il mio PC? E va, e perché va? E tra l'altro aspetta, perché forse spero non mi abbia cambiato nulla. Sì, mi ha cambiato... Bla 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 bla, sassa, 1, 2, 3, prova, ok. Perché quando si collega il joystick... Allora, adesso mo esco dalla lobby. Ok, chi si deve unire si unisca. Comunque, a parte, già io ieri avevo collegato il joystick nell'altro buco e ha funzionato. Mo' ho cambiato un'altra volta buco, però non è che ogni volta che non funziona devo cambiare buco, perché la ciabatta USB ha un limite. Comunque, a parte questo, a parte questi problemi tecnici, il green screen. Posso spostare un filino a posto? Sì, ok. Nel mentre aggiorniamo che magari in questo momento chi lo sa vi aggiorno che poi sono le 16:15, quindi ok, ci siamo. Tu me la passi su Corona Lane, molto bene perché io su 20 regioni d'Italia in quale dovevo decidere di andare ad abitare. Non è la presentazione di PS5.
No, parlano di PS5, non è una cosa in grande, però è da capire se faranno una tipo live o probabilmente, penso io, ci appiccicano il video sul blog e basta. Qua sembra... Votate voi, non lo so. Quindi domani esce la demo di Resident Evil 3. Un'altra demo che mi scaricherò e non giocherò perché io scarico le cose e non le gioco. Una cosa per giocare a CTR per 2 mesi. Dovevo benissimo entrare, no? Perché in match mi 4 persone. Sì, io ho fatto perché 4 persone, quindi... Non si avevano problemi di entro io, non entro io da un bel po' di mesi, ma... Prossima giocata tutti insieme su CTR quando annunceranno PlayStation 6. Ma fanno vedere la presentazione in teoria nel blog PlayStation, in teoria. No, allora, c'è il Twitter ufficiale di Sony, cioè di PlayStation, che dice che è nel blog. E fin qua, vediamo se riesco a togliermi. Sponsor non pagato. Però è una delle poche magliette che posso mettermi per via del green screen, quindi abbiate... Ok, pista turbo, perché avete votato pista turbo? Ma perché sto ancora usando legumi? Guarda nello specchietto la prossima volta. Per carità, non è male, però. Attenzione. Ora non mi prenderete. Qualcuno mi ha toccato. Gabriel e Sora fotocopia. Solo che uno è viola e uno è rosa. Sì, però volevo l'1, 2, 3. Quello là da dove è uscito. E pure Fede. Ok, sto andando lento io. Che cosa? Ok, se era Chris l'avevo già beccato con la bomba. Perché... Cosa? Che era sta roba qua? Cos'era sta roba qua? Che spingiamo? Da quando? Da quando il gioco permette questo? Niente, era bello prima l'1-2. Settimo. Chi mi ha superato? È la piccio che devo fare. Se speri che funzioni. Dovrei... Ora! Spostati sulla corsia lenta, per favore. Vai, 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 vai. Sì! Vincerai il trofeo la prossima volta. È superato Fede Crash 02 all'ultimo. Se non è 01 e 02 con qualcuno con un numero finale me lo devo prendere. Per forza. Per forza. Comunque, allora, facciamo, se c'è anche Chris, se c'è anche Alessandro, ce ne andiamo in una privata. Siamo tra di noi, è ovvio che... Ci fai la reaction in live? Sì, in teoria. No, in teoria. L'intento è quello. L'intento è quello di fare la reaction in live, di quello che fanno vedere. Vedrò se farò il gesto di spalancare il portafoglio oppure se lo richiudo perché forse... Non mi sembra il caso. Vediamo. 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 Mancano le live così, ma quelle là corpose, quelle là sostanziose, quelle là. Comunque io lo dico per chi arriva in questo momento, in questo periodo in cui si sta a casa, non si fa un cazzo, io gioco. Giocare per giocare, ho deciso, vai, facciamo le live. L'orario è sempre quello, alle 16.
Anche live giornaliere. Io è da 2-3 giorni di fila che faccio live. Si è buggata la lobby, quindi facciamo una privata. Mo esco, facciamo una privata. Poso tutto il mondo. E quindi realizzo... allora, privata. Ok. Se avete richiesta di tracciato, ditelo. Alle 5 la presentazione, sì, alle 5. E quindi io per passare il tempo faccio queste live. Venite, entrate, compenetrate, immischiate, quasi può stare tutti insieme, Nella vita reale, al momento di non vengo, no, non vengo. Alessandro, dove vieni tu? Non lo so. Mi hai scritto, ho messo like, grazie mille. Ok, siamo solo in 4 perché se siamo solo in 4... Siamo solo in 4 andiamo nella lobby online. Decidetevi ragazzi, un po' di ordine, un po' di... Let me press F on world's smallest keyboard. Colpitello, che cosa significa? Ok. Andiamo nella lobby online, perché nessuno vedo... Ah, ho cambiato tra lobby privata e lobby online. Io pensavo, ero già pronto per dirvi riunite, invece no, potevo fare sta cosa qua. Che ne so io? Che ne so che CTR c'ha delle cose belle. Allora, pigliamo un personaggio. Sono costretto? Perché non lo sapevo. Ma roba mia non c'è... Non c'è dove giocare senza parlare, ma il ricatto. 5 mi connetto, sì, ma io sono già sul blog da mo'. E vedo che stanno aggiornando qualcosa perché o molta gente sta refreshando perché il blog italiano già è down, già non va più. Roba, aspetta. Che account Instagram? No, account Instagram è il mio, quello là che ho sopra la capa. Insieme a Facebook, la pagina, quindi... No, la live invece della PlayStation tramite l'account di Twitter. Uno con la skin della Xfinity. Hanno detto nel nostro blog ci sarà questa, la virgoletta, evento. Non si sa se è una live, non si sa se è un video. Non hanno programmato poi nulla, quindi si presume che sarà un video. Stile Nintendo Direct, come gli State of Play, ma gli State of Play, come Nintendo Direct, erano live. Quindi Dash Social non va, no, perché... Sì, potevo mettere i comandi. Forse so che c'è qualche comando, ma non so nemmeno io che comando ho messo. Puoi mandare il link di cosa? Di Instagram e di Facebook basta che ricerchi, ma penso di no. Altrimenti Credo che il tuo kart si stia surriscaldando. blog PlayStation è blog.playstation.com se cerchi il blog.
Sora la fa, Gabriele la fa, Fede la fa, io non la fa. Gita panni Gita al pan di zenzero. È uno di quei circuiti che mi piace. Aia. È uno di quei circuiti che mi piace ma non so fare. E poi a me il pan di zenzero mi fa cagare, quindi... Dilettante. Proviamo se stavolta ci riesco. Sì, ha molto culo. Quella bomba mi ha toccato. Quella bomba mi ha toccato. La bomba di Gabriel, ma non mi ha colpito però. Però mi ha toccato, quindi mi dispiace. Ok, ho fatto una cosa che non volevo fare, però mi è riuscita. Bene. Perché le curve sono quadrate. Ho toccato. Toccato. Mi superano tra 3, 2, 1. Basta una lucidata e via. Non mi hai fatto niente. No, ma ce l'ho dite a culo e mi hanno toccato. Mi hanno colpito. Chiunque ci avevo detto ha toccato. O era Gabriel o era Un'esecuzione Fede. impeccabile. Penso che era Gabriel. Salute, ne era pace. Comunque ne è Astra, la scorciatoia è infame, infame. Ora aggiorniamo perché io aggiorno solamente per vedere se il blog dice una notizia, guardate alle 17, cioè per rendere la cosa un po' più ufficiale. Invece ne sbattono i cazzo. Ok, blog. Però si sente che molta gente sta refreshando. Cioè si sente, si vede perché ogni tanto dice che è impossibile raggiungere il sito, premuto F9. Forse era meglio per Sony quella di mettere il player e dire guardate, sta alle 17 è ufficiale, non rompete il cazzo aggiornando ogni 2 secondi. Non lo so. Esci la PS5, dalla tasca. Oppure piglio PS4, PS1 e... Mi voglio male. Azione così. Andiamo a cagare il cazzo. Siamo in tempi di bei tempi. Mettiamo il mio preferito. Comunque ne è Allosaurus. Mario Kart o CTR? Direi CTR. Abbondantemente. No, c'era drive-in. No, non c'è più. Scusate, è bastarda perché la neve fa collisione. The Dark, ben ritrovato. Sì, usciamo e rientriamo, ottima tattica. Usciamo e rientriamo. Sì, poi non ho visto se erano 8 persone, quindi usciamo e rientriamo. E...
chi si fosse collegato in questo momento, io sto sempre monitorando canali ufficiali per vedere se mettono qualcosa all'improvviso. Ok. Ok. Sia blog EU sia blog IT sono morti. Non si caricano, Cioè blog.it.playstation.com e blog.eu.playstation.com sono morti. La gente sta riempendo di F5 il sito. Sovraccaricamento del sito e Colle Tempesta a suicidio mio. Allora, Colle Tempesta è difficile ma è bello. No, è un tracciato semplice, ma c'ha quelle scorciatoie che lo deve rendere stra difficile, cioè. Invece non sta mettendo la premiere su YouTube tra 30 minuti. Ok, quindi è premiere, quindi tra 30 minuti c'è. E questo dimostra quanto Sony è stupida. Tu fai l'evento in live, lo fai mezz'ora prima. Neanche io faccio il live e metto l'evento mezz'ora prima. Meno un'ora. Dururu. Ok. Si chiama La strada per PlayStation 5. Tra 28 minuti. Considerando che in teoria ci dovrebbe essere l'audio aperto, quando parte parte. Quindi blog vaffanculo. Ok, abbiamo il canale. Spengiamo però. Volevo disattivare la chat per quella live, no? Non c'è problema. Ok, quindi abbiamo Avemus Live, quindi confermato 17 reaction. Ma nel mentre concentriamoci qua. Madonna. 3 anni per fare una partita di sto gioco. Cioè, fa prima uscire PlayStation 6 che fare una nuova partita online. Chi rischia? Tutti quanti. E tutti quanti riescono. No, uno no. Questo c'è riuscito, ma l'ho recuperato. Classico. Boom! Gabriel. Cazzo fai? Che fai? Schiacci. Però ha provato a toccare, non ha toccato. Ah, comunque Gabriel, quello là che ha fatto con qualcuno. O ha scavato come una talpa la Key. A chi becco becco. Forse qualcuno beccato, ma non si è venuto un culo. Quindi. Questa la cancelliamo come gara, non ero. Il logo è troppo bello PS5. Ma un po' svenivo, no? Allora, il bello di PlayStation è questo. PS1, 2, 3, 4 e 5. Xbox, madonna. Allora, Xbox 1. Xbox 360. Xbox One. È già qua la confusione. One, quindi quando si dice Xbox 1 è 1, quindi Xbox One. Poi Xbox One X, che sarebbe sempre la One.
poi Xbox One Series X. Prossima console, Xbox XX. O l'altra ancora, Xbox XXX, che sarà una roba porno. Questo sbombardamento Alfie. No, non ho ricevuto. A parte un attacco tuo, ma. Quindi, sì, è stato molto esplosiva come cosa. Dovevo andare super safe con la staccionata. No, io invece non ho rischiato per niente, solamente una volta. All'ultimo, quando oramai la partita era già finita. Andiamo su Bari, va? Andiamo solo. Ma una volta non riesci più, esatto. The Road to PlayStation 5. 24 minuti. Non lo metto in timer, però si capisce che. Come prevenire è meglio che prevenire. (16:55) oggi. Chiama la sveglia, non si sa mai. Non mi fido di me stesso, ecco. Io un merda, se vabbè. Quando l'hai pagato, Links mi ricorda. Quindi. Ah, è vero, perché poi ci stanno le key a pagamento. Un po' una stronzata da pagare, però. Da vedere quanto guadagno poi. Hanno quelli che hanno aderito a questo gestore. Ok. Lancio in alto. Dove l'ho agganciato? Non l'ho proprio toccata quella TNT, eh. E la TNT mi ha visto passare, si è spostata apposta su di me. Ma Gabriel dov'è? Perché di solito sono io quello là che deve fare il quarto di turno. Mi sa che l'ho nominato però perché. Vede, è stato schiacciato dal robottino, forse. Io ho un'abilità di passare in mezzo alle casse che è incredibile. Stiamo lì, tutti e tre stiamo lì. Rischio! Vaffanculo. Stiamo lì. Vabbè. 1, 2, 3, e forse c'è il 4, vediamo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stella. Quarto, eccolo qua. Ok. Però c'è stata l'azione. Questa Bari è messa come quella vera? Sì, più o meno. Ok, 20 minuti. 20 minuti e vedremo se farò
Così. Così proprio. Ha dato solo 20 euro, ciao. Quindi teniamola qua. Muro invisibile, non ho parola. Ah, dicevi. E allora non hai preso il robottino. Là le tegole sono un po'. È Bari. Stanno le tegole. Bari. Pinstripe sul podio. La gente non usa Pinstripe perché. Allora. Questo non lo gioco da un boh. Questa non la gioco da un botto. Anche Drive in pericolo non è male. Fiera di koala. Oscena. Però io direi di inviare un'andecchia. Vediamo questo. Ah, bello, 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 bello. Vediamo personaggio un inedito Take Crash. Anche lui, la gente. Metto i personaggi che la gente non usa mai. Più o meno. Mega Mix Mania invece è Scampia. E per motivi di censura hanno usato la vernice invece del sangue. Vabbè, ce lo sta. No, ok. Mancano 20 minuti. No, meno di 20 minuti. E area calda a Milano, dato che c'è la nebbia. E area calda a Milano, no. No. Milano può essere Rocca Cortex. Milano tutti i palazzi. O Drive in pericolo per via della tossicità. Fanno 3000 monete bomba. Si accomodi alla camera stagni. Gli unici fast food non chiusi per il coronavirus. Vai pizza! Tutti pizza, infatti. Io più che una scelta di tracciato, la pizza è scelta di vita. Quindi scelta di gusto, di palato. Perché ho fatto quello che ho fatto? Perché mi ero dimenticato che ero già sceso. Boom! Muro. Se ne va, se ne scappa. Sora. Prima attacca a Sora. Vediamo se qua riesce. Insomma. Sono un botto di personaggi che non vengono mai usati. Questo è vero. Soprattutto un po' di personaggi a cui li hanno messi giusto per, ma poi non li hanno minimamente cagati. Vede Crash lo ritrovo sempre che cade insieme a Sora. Non ho tagliato. No, no, aiuto! La situazione poi dopo un po' diventa incontrollabile. Tra l'altro è bello di essere l'unico personaggio maschile. Nerd che non siete altri. Chi è che mi sta dietro? Chi è che ha usato missilare? Oddio. E comunque quella tipo curva dopo la chicane. Non la riesco a fare.
Però non lo so tagliare là. Non cadere, non cadere, non cadere! Ah, che palle. No, è andata Fede Crash che mi fa passare. Stile fan da streamer, quindi. Vabbè, è andata così e così. Però c'è stata l'azione. Ho fatto proprio schifo. Per Sora ho fatto proprio schifo significa seconda o terza posizione. Ricordiamolo agli amici a casa. Baby T non se lo fila più nessuno. Non fa cagare. Tipo Hunter e Nasty Nork. Sono un bot di personaggi che vengono mai usati. Ma vogliamo vedere. Ok. 14 minuti. 14 minuti, vediamo. Poi fanno come la presentazione della PlayStation 4. La strada per PlayStation 5. Un'ora di live e fanno vedere il joystick. Quando fecero la presentazione della PlayStation 4. PlayStation 4. Fanno vedere il joystick, basta. Potrebbe essere così. Comunque finto Crash, togliamolo, andiamo su lui, che una volta valeva come psicologia. Gioco di psicologia, perché c'avevi quel personaggio, vuol dire che eri bravo con le prove a tempo, ma adesso una abbandona? Chi è? Gabriel. Gabriel ha quitato, forse se ne deve andare o la lobby ha fatto culo. Bastardi, io vado come. Ah, ok, quindi va. C'è il quarto incomodo che si deve connettere. Me lo dica. Ce lo dica. Per. Allora, questa è la penultima partita. Allora. Allora, se parte la live. Allora, quella deve partire alle 17, quindi. Mo' conoscendo le tempistiche del gioco. 2 partite, cioè questa e l'altra. Comunque alla prossima ci vediamo, Gabriel. Grazie per essere stato con noi. Che ho scelto il personaggio più bianco di CTR nella mappa più bianca di CTR. Rischio. Va bene. Cazzo. Ecco, io e Fede ci siamo rimasti in merda appena abbiamo visto che due hanno saltato la staccionata perché hanno bevuto olio cuore. Però uno è stato colpito, quindi. La palla! No, Fede, che cosa fai? L'ho fatto diventare famoso su YouTube e mi fai questo. No! Potevo vincere, ho saltato un poco prima per via della fialetta, nonostante avevo lo scudo. Olio cuore, mangiare bene e sentirsi in forma, però l'ho fatto una merda. Niente. Appena sono caduto, l'attimo dopo, ho visto uno, ho detto no. Però c'è stata l'azione. No, Vaffi, fai uno dei due velo. Vediamo la live. Ancora là. Ok.
Allora, secondo le tempistiche, questa è l'ultima. Comunque, tanto se volete parlare di qualcosa, perché poi... Allora, premessa, perché l'ultima volta che io ho trasmesso un evento PlayStation, Konami me l'ha messo in quel posto perché facevano vedere Metal Gear Solid 5 e ha detto no, no, Konami no, no, vabbè. Ma in quel caso ho tolto la live. Adesso si può togliere l'audio. In teoria si può anche tagliare il video. Ma a seconda dei casi, beh, io posso anche, io per sicurezza registro, non sto ancora registrando, registrerò quando faranno vedere il tutto. E quindi in caso dopo la live potrebbe non essere disponibile proprio per questo. Per vari problemi di copia. Vediamo com'è. Ah, mo l'avevo visto il dinosauro col mutandone. Facciamo Tempio Tigre, così ce la vediamo dalle palle. Devo mettere lei. Come si fa su Nitro Fueled non l'ho mai provata. Fatta la staccionata senza riserve. Sì, ho saltato al naturale, diciamo. No, qualche riserva forse c'aveva, però sì, è naturale. Più che altro la staccionata mi ha accompagnato, perché non è che l'ho proprio saltata. E quando ginnastica alle elementari dicevano fai il salto. Tu là, tu non è che saltavi, strusciavi sulla sbarra. Lobby in 4, la gente sta abbandonando proprio perché per via della live. Forse perché. Ok, questa è l'ultima gara. Poi dopo la live, vediamo quanto dura la live. Poi in caso so che è finita quella live, dopo ve ne andate ognuno per i fatti vostri. Lo so già. Alfie, se mi aspetti accendo il gioco. No, aspetta. Tu mi spendi i soldi per la console sbagliata. Metti i soldi da parte per PlayStation 5. Mo mettono i prezzi tipo primo modello di PlayStation 3. 599 euro. E dopo uno fa un culo. Adesso 600 euro è lo standard per un PC da gaming. A quei tempi PC da gaming non era così. Arrivo a tutto gas. Perdonami. Perdonami il culo. Ho perso quella gara proprio perché avevo saltato prima la borraccia là. Come si chiama? La fialetta. Eh. Ah, questo è un colpo basso. Posso solamente provare a fare un miracolo. Visto delle scie dietro. Cos'erano? Dammela una maschera voodoo, un trick e track, qualcosa. Tra l'altro la lobby è da 4, quindi io sono ultimo. Arrivo a tutto gas. Penso di aver recuperato qualcosina, ma no. Lo volevo proprio quel trofeo. Delusione, delusione. Questa è stata davvero una delusione. Adesso vediamo, mancano 5 minuti. In teoria quando fanno le premiere la Sony devono sempre partire un po' prima
il video, sveglia. Questa è sveglia con cui io mi sveglio ogni mattina. E sempre un tasto sbagliato, si rinvia di 5 minuti, io dopo 5 minuti devo fare di nuovo. Così. Li porto nella mia vita quotidiana. 5 minuti. Però la presentazione è tutto sotto controllo. Non è ancora iniziata da quella parte, quindi è tutto sotto controllo, no problema. Allora, io qua chiudeggio. Grazie per tutti per aver giocato. Vengo pure, tanto ho chiuso. Ok. E tu te ne stai buono. Mo. Allora facciamo così. Uh, bag- Ok, e poi facciamo. Eccoci qua. Quando poi, Ah, su il joy. Quando partirà metterò lo schermo intero. Per ora. E mo aspettiamo un attimo. 2 minuti aggiuntivi, sì. Ah, tra l'altro per quelli che poi la live è a latenza bassa, quindi vedete un 3-4 secondi in ritardo da quello che mostrano loro. Quindi... No, tra l'altro quei 2 minuti di premiere sono ottimi perché mi danno modo di regolare l'audio, quindi vanno bene quei 2 minuti extra, meglio, meglio. Mi piace, alla prossima poi... Anche perché poi vediamo dopo la live. Io di solito le live faccio dalle 16 fino alle 18. Ogni tanto però mi allungo alle 19. 19 e mezza massimo, proprio limite massimo. Ma di solito già so che alle 19 molti di voi vanno a mangiare. Io mangio alle 20, 10, 20, 30, 40. E, e quindi io resto un po' di più. Però l'ho detto, in questi giorni si sta a casa. Perché si deve stare a casa. Si deve stare a casa. E io gioco. Sarebbe giocare. Vado in live. E, e quindi ecco, 60 secondi, da 2 minuti a 60 secondi, ok. Io, come conosco YouTube, perché ho aggiornato, perché conosco i miei polli, e YouTube non mi frega, quindi ogni tanto è capitato che inizia e... È già iniziata e bisogna premere F5. PlayStation 5, sì, bello il 5. Però ecco, sto 5 è una S. Ma soprattutto quando che ho scritto nel titolo, stazione PS5, io notavo la S maiuscola e il 5 quasi si assomigliavano, però ci sta il logo uguale, ci sta che da PlayStation 3 mantengono questa tipologia di font, perché così caratterizzi a meglio un brand e lo rendi facilmente riconoscibile. Sì, è giusto. Cosa mi aspetti? È una cosa buona. Inizierà a breve e non mi fido, inizierà a breve. Inizia a breve. Su. Mi aspetto una bella console, bella potente. Una console che mi permetta di sostituire il PC, perché io ho un PC, sì, bello potente e tutto, gioco in 4K, ok, però il gaming su PC non mi soddisfa più. Poi anche a livello di collezione mi piace possedere il gioco, il disco. E tra l'altro è ironico che io ogni volta per aggiornare premo F5 per la live della PlayStation 5. Neanche io faccio così ritardo. No, ma in realtà sono le 17 ora.
quando esce scritto inizia a breve, la scritta la mette 30 secondi prima di quell'orario là. Quindi, no, qualche anno fa pensavo che la PS5 non avrebbero mai fatta, e invece no, no. Questa PlayStation 5 però starà... Prova, prova, prova. Prova. No, troppo, basta. Ok, la live non è a 60 fotogrammi al secondo e questa cosa puzza. Puzza di caccona parecchio. Aggiorniamo un attimo. Ho fatto la puttanata aggiornando perché sono tornati indietro nel tempo. Infatti la gente in chat qua si lamenta. Mo metto a schermo intero, non vi preoccupate. Quindi niente live a 60 fotogrammi al secondo. Nemmeno in 4K. Vabbè, è solo una live, non significa la live è in 1080, allora la PlayStation 5 non supporterà i 60 fotogrammi al secondo. No, assolutamente no, però ci tenevo. Strano perché le altre presentazioni le hanno anche fatte vedere in 4K. Ma niente. Una volta che vedo una diretta del genere, sempre visto le Nintendo Direct, la live sarà così. Tra l'altro... No, aspetta, fatemi vedere se... Ok. In caso posso aggiustare l'audio da qua senza... Ok. Ci siamo? Poi esce tipo sta per partire e non parte. Mi aspetto una bella console. PlayStation 4 l'ho trascurata molto perché ho giocato su PC, perdendomi poi dei bei giochi, diciamo. Una volta che paghi il Plus, dici cazzo, io pago per il PlayStation Plus, ma fammeli comprare dei giochi. E quindi vediamo. Lo voglio anch'io però sto contro la rovescia da mettere nelle live, però... Ci siamo. Hi. Unfortunately, we had to cancel the talk that we had planned for GDC. But we do have some super exciting news about PS5. And who better to bring that to you than the one and only Mark Cerny. Without further ado, over to you, Mark. Thank you, Jim. Siamo per la live. Lots of chances later on this year to look at the PlayStation 5 games. Today, I want to talk a bit about our goals for the PlayStation 5 hardware and how they influenced the development of the console. I think you all know I'm a big believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, a console arrives with substantially new capabilities. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that could never have been created before. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console, and then build it in complete secrecy. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation 3, a powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache, as it was initially difficult to develop games for. So, starting with PlayStation 4, we've taken a different approach, roughly centered around 3 principles. The first of these is listening to the developers, which is to say that a lot of what we put into a console derives directly from the needs and aspirations of the game creator. Sì, una premiere. We definitely do have some ideas of Non è our una own, live. but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players are here for the fantastic games, which is to say that game creators matter. Anything we can do to make life easier for the game creators or help them realize their dreams, we will do. Belli So, manichini. about once every 2 years, I take a tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down, and discuss how they're doing with the current consoles and what they'd like to see in future consoles. This requires weeks on the road, as reaching the bulk of the game creators involves talking to well over 100 people at something like 24 publishers and developers. And it is incredibly valuable. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD.
which we were very happy to put in the hardware, but a lot of problem solving was required. I'll be doing a deep dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk. It's also key to make a generational leap while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this in terms of balancing evolution and revolution. Perché non ho messo la Now, 4? with PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution each time with a brand new feature set. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those 3 consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 years or so to realize their vision. What I'm talking about is that dead time before graphics and other aspects of game development are up and running, and trying to minimize that. On the other hand, if we're trying to reduce that dead time to 0, that means the hardware architecture can't change at all. We're handcuffed. We need to judge for each feature what value it adds and whether it's worth the increase in developer time needed to support it. So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance and familiarity. We got required learning back to PlayStation 1 levels. With PS5, the GPU was definitely the area we felt the most tension between adding new features and keeping a familiar programming model. Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed. That feels like we're striking about the right balance. I'll go into a bit more detail later today about our philosophy with the GPU and the specific feature set that resulted from it. It's also very important for us, as the hardware team, to find new dreams, by which I mean something other than CPU performance, GPU performance, and the amount of RAM. The increase in graphics performance over the past 2 decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators, and through them, the players. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers and Il manicino publishers. qua si sta muovendo. The biggest feature in this category is the custom engine for audio. That's today's final topic. The push for vastly improved audio, and in particular 3D audio, isn't something that came out of the developer meetings. It's much more the case that we had a dream of what might be possible 5 years from now, and then worked out a number of steps we could take to set us on that path. So here again are the 3 principles, the first being enabling the desires of developers to drive the hardware design. To me, the SSD really is the key to the next generation. It's a game changer. And it was the #1 ask from developers for PlayStation 5. As in, we know it's probably impossible, but can you put an SSD in it? That was a discussion we were also having internally. It was clear that the presence of a hard drive in every PlayStation 4 was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Blu-ray disc speeds were now possible. At the same time, though, in 2015 and 2016, when we were having these conversations, developers were already banging up against the limits of the hard drive, and a lot of developer time was being spent designing around slow load speeds. I want to focus in on just one number here, which is how long it takes to load a gigabyte of data from a hard drive. The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor flexible. If all your data is in one block, which is frankly not very likely, you can load 50 to 100 megabytes a second, depending on where the data is located on the hard drive. Let's assume it's on the outer edge, which means loading a gigabyte takes 10 seconds. Sta spiegando come If you funziona un hard compress your disk. data packages, you can fit more data on the Blu-ray disc and also effectively boost your hard drive read speed by the compression ratio. We support zlib decompression on PlayStation 4 that gets you something like 50% more data on the disk and 50% higher effective read speed. Unfortunately, though, it's highly likely that your data is scattered around in various files on the hard drive, as well as sourced from multiple locations within those files. So lots of seeks are needed at 2 to 50-ish milliseconds each. My rule of thumb is that the hard drive is spending 2/3 of its time seeking and only 1/3 of its time actually loading data. Putting all of that together, a gigabyte is very roughly 20 seconds to load from a hard drive. Now, a gigabyte is not much data. Games are using 5 or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can get pretty grim. Or to put that differently,
As a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load, wait for the level to reload every time you die, and you wait for what is euphemistically called fast travel. And all of that leads to the dream. What if we could have not just an SSD, but a blindingly fast SSD? If we could load 5 gigabytes a second from it, what would change? Now, SSDs are completely different from hard drives. They don't have seeks as such. If you have a 5 gigabyte a second SSD, you can read data from 1,000 different locations in that second, pretty much at speed. As for time to load a gigabyte, this is next gen we're talking about, so memory is bigger. Instead, we should be asking how long to load 2 gigabytes. And the answer is about 1/4 of a second. I mean, that's amazing. We're talking 2 orders of magnitude, meaning very roughly 100 times faster. Which means at 5 gigabytes a second for the SSD, the potential is that the game boots in a second. There are no load screens. The game just fades down while loading a half dozen gigabytes and fades back up again. Same for a reload. You're immediately back in the action after you die. And fast travel becomes so fast it's blink and you miss it. As game creators, we go from trying to distract the player from how long fast travel is taking, like those Spider-Man subway rides, to being so blindingly fast that we might even have to slow that transition down. Pretty cool, right? But for me, this is not the primary reason to change from a hard drive to an SSD. The primary reason for an ultra-fast SSD is that it gives the game designer freedom. Or to put that differently, with a hard drive, the 20 seconds that it takes to load a gigabyte can sabotage the game that the developer is trying to create. I think almost all of us in the room have experienced this, maybe in different ways. Say we're making an adventure game and we have 2 rich environments where we each want enough textures and models to fill memory, which you can do as long as you have a long staircase or elevator ride or a windy corridor where you can ditch the old assets and then take 30 seconds or so to load the new assets. Having a 30-second elevator ride is a little extreme. More realistically, we'd probably chop the world into a number of smaller pieces and then do some calculations with sight lines and run speeds like we did for Haven City when we were making Jack 2. The game is 20 years old, but not much has changed since then. All those twisty passages are there for a reason. There's a whole subset of level design dedicated to this sort of work, but still, it's a giant distraction for a team that just wants to make their game. So when I talked about the dream of an SSD, part of the reason for that 5 gigabyte a second target was to eliminate loads, but also part of the reason for that target was streaming. As in, what if the SSD is so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player in that split second? If you figure that it takes half a second to turn, that's 4 gigabytes of compressed data you can load. That sounds about right for next gen. Anyway, back to the hard drive. Another strategy for increasing effective read speed is to make big sequential chunks of data. For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks, and the streaming gets faster. But there's a downside too, which is that frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard drive many, many times. Marvel's Spider-Man uses this strategy, and though it works very well for increasing the streaming speed, there's a massive duplication as a result. Some of the objects like mailboxes or news racks are on the hard drive 400 times. What I'm describing here are things that cramp a creative director's style. Either level design gets a little bit boring in places, or the data is duplicated so many times that it no longer fits on the Blu-ray disc. And you end up with hard limits on the player's run speed or driving speed. The player can't go faster than the load speed from the hard drive. And finally, I'm sure many of you have noticed that after a patch download, the PlayStation 4 will sometimes take a long time to install the patch. That's because when just part of a file has been changed, the new data can be downloaded pretty quickly. But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add a seek or 2. Even so, you can occasionally see this happening on game titles. They start to hitch once they get patched enough. With an SSD, though, no seeks, so no need to make brand new files with the changes incorporated into them, which means no installs as you know them today. There's yet one more benefit, which is that system memory can be used much more efficiently.
On PlayStation 4, game data on the hard drive feels very distant and difficult to use. By the time you realize you need a piece of data, it's much too late to go out and load it. So system memory has to contain all of the data that could be used in the next 30 seconds or so of gameplay. That means a lot of the 8 gigabytes of system memory is idle. It's just waiting there to be potentially used. On PlayStation 5, though, the SSD is very close to being like more RAM. Typically, it's fast enough that when you realize you need a piece of data, you can just load it from the SSD and use it. There's no need to have lots of data parked in system memory waiting to potentially be used. A different way of saying that is that most of RAM is working on the game's behalf. This is one of the reasons that 16 gigabytes of GDDR6 feels right for PlayStation 5. The presence of the SSD reduces the need for a massive intergenerational increase in size. So back to the dream of the SSD. Here's the set of targets. Boot the game in a second, no load screens, design freedom, meaning no twisty passages or long corridors, more game on the disk and more game on the SSD, and finally, those patch installs go away. The reality, though, is that the SSD is just one piece of the puzzle. There's a lot of places where bottlenecks can occur in between the SSD and the game code that uses the data. You can see this on PlayStation 4. If I use an SSD with 10 times the speed of a standard hard drive, I probably see only double the loading speed, if that. For PlayStation 5, our goal was not just that the SSD itself be 100 times faster. It was that game loads and streaming would be 100 times faster. So every single potential bottleneck needed to be addressed. And there are a lot of them. Let's look at check-in and what happens when its overhead gets 100 times larger. Conceptually, check-in is a pretty simple process. Data is loaded into system memory from the hard drive or SSD. It's examined, a few values are tweaked to check it in, and then it's moved to its final location. At the SSD speeds we're talking about, that last part, moving the data, meaning copying it from one location to another, takes roughly an entire next-gen CPU core. And that's just the tip of the iceberg. If all the overheads get 100 times larger, that will cripple the frame rate as soon as the player moves, and that massive stream of data starts coming off the SSD. So to solve all of that, we built a lot of custom hardware, namely a custom flash controller and a number of custom units in our main chip. The flash controller in the SSD was designed for smooth and bottleneck-free operation, but also with games in mind. For example, there are 6 levels of priority when reading from the SSD. Priority is very important. You can imagine the player heading into some new location in the world and the game requesting a few gigabytes of textures. And while those textures are being loaded, an enemy is shot and has to speak a few dying words. Having multiple priority levels lets the audio for those dying words get loaded immediately. On one side, that flash controller connects to the actual flash dies that supply the storage. To reach our bandwidth target of 5 gigabytes a second, we ended up with a 12-channel interface. 8 channels wouldn't be enough. The resulting bandwidth we've achieved is actually 5.5 gigabytes a second. With a 12-channel interface, the most natural size that emerges for an SSD is 825 gigabytes. The key question for us was, is that enough? I mean, it's tempting to add more, but flash certainly doesn't come cheap, and we have a responsibility to our gaming audience to be cost-effective with regards to what we put in the console. Ultimately, we resolved this question by looking at the play patterns of a broad range of gamers. We examined the specific games that they were playing over the course of a weekend or a week or a month, and whether that set of games would fit properly on the SSD. We were able to establish that the friction caused by reinstalls or redownloads would be quite low, and so we locked in on that 825 gigabyte size, while also preparing multiple strategies so that those who want more storage can add it. I'll go through the details in a moment. Back to the flash controller. On the other side, it connects to our main custom chip via 4 lanes of Gen 4 PCIe. And inside the main custom chip is a pretty hefty unit dedicated to I/O. Before we talk about what that does, let's talk compression for a moment. PlayStation 4 used zlib as its compression format. We decided to use it again on PlayStation 5, but on my 2017 tour of developers, I learned about a new format called
Kraken from Rad Game Tools. It's like zlib's smarter cousin. Simple, similar types of algorithms, but about 10% better compression, which is pretty big. That means 10% more game on the UHD Blu-ray disc or on the SSD. Kraken had only been out for a year, but it was already becoming a de facto industry standard. Half of the teams I talked to were either using it or getting ready to evaluate it. So we hustled and built a custom decompressor into the I/O unit, one capable of handling over 5 gigabytes of Kraken format input data a second. After decompression, that typically becomes 8 or 9 gigabytes, but the unit itself is capable of outputting as much as 22 gigabytes a second if the data happen to compress particularly well. By the way, in terms of performance, that custom decompressor equates to 9 of our Zen 2 cores. That's what it would take to decompress the Kraken stream with a conventional CPU. There's a lot more in the custom I/O unit, including a dedicated DMA controller. The game can direct exactly where it wants to send the data coming off of the SSD. This equates to another Zen 2 core or two in terms of its copy performance. Its primary purpose is to remove check-in as a bottleneck. There's 2 dedicated I/O coprocessors and a large RAM pool. These aren't Zen 2 cores. They're there principally to direct the variety of custom hardware around them. One of the coprocessors is dedicated to SSD I/O. This lets us bypass traditional file I/O and its bottlenecks when reading from the SSD. The other is responsible for memory mapping, which I know doesn't sound like anything related to the SSD, but a lot of developers map and remap memory as part of file I/O, and this too can become a bottleneck. There are coherency engines to assist the coprocessors. Coherency comes up a lot in places. Probably the biggest coherency issue is stale data in the GPU caches. Flushing all of the GPU caches whenever the SSD is read is an unattractive option. It could really hurt the GPU performance. So we've implemented a gentler way of doing things, where the coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges, and custom scrubbers in several dozen GPU caches do pinpoint evictions of just those address ranges. The Come best fare una thing is, PlayStation as a 5 game a casa, developer, when you ecco, read from the questo è il SSD, you tutorial. don't need to know any of this. You don't even need to know that your data is compressed. You just indicate what data you'd like to read from your original uncompressed file and where you'd like to put it, and the whole process of loading it happens Allungano invisibly il to brode you perché and very non fast. c'è un gran rivelamento. Back to the dream. Thanks to all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes a second really should translate into something like 100 times faster I/O than PS4 and allow the dream of no load screens and super fast streaming to become a reality. Having said that, expandability of our SSD is going to be quite important. Flash is costly, and you may very well want to add storage to whatever we put in the console. Now, the kind of storage you need depends on how you're going to use it. If you have an extensive PlayStation 4 library and you'd like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then a large external hard drive is ideal. You can leave your games on the hard drive and play them directly from there, thus saving the pricier SSD storage for your PlayStation 5 titles, or you can copy your active PlayStation 4 titles to the SSD. If your purpose in adding more storage is to play PlayStation 5 titles, though, ideally you would add to your SSD storage. We will be supporting certain M2 SSDs. These are internal drives that you can get on the open market and install in a bay in the PlayStation 5. As for which ones we support and when, I'll get to that in a moment. They connect through the custom I/O unit just like our SSD does, so they can take full advantage of the decompression, I/O coprocessors, and all the other features I was talking about. Porti Here's the M2, catch, though. interessante. That commercial drive has to be at least as fast as ours. Games that rely on the speed of our SSD need to work flawlessly with any M2 drive. When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC. At the time, commercial M2 drives used PCIe 3.0, and 4 lanes of that cap out at 3.5 gigabytes a second. In other words, no PCIe 3.0 drive can hit the required spec. M2 drives with PCIe 4.0 are now out in the market. We're getting samples and seeing 4 or 5 gigabytes a second from them. By year's end, I expect there will be drives that saturate 4.0 and support 7 gigabytes a second. Having said that, we are comparing
apples and oranges, though, because that commercial M2 drive will have its own architecture, its own flash controller, and so on. For example, the NVMe specification lays out a priority scheme for requests that the M2 drives can use. And that scheme is pretty nice, but it only has 2 true priority levels. Our drive supports 6. We can hook up a drive with only 2 priority levels, definitely, but our custom I/O unit has to arbitrate the extra priorities rather than the M2 drive's flash controller. And so the M2 drive needs a little extra speed to take care of issues arising from the different approach. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in PlayStation 5 for M2 drives. Unlike internal hard drives, there's unfortunately no standard for the height of an M2 drive, and some M2 drives have giant heat sinks. In fact, some of them even have their own fans. Right now, we're getting M2 drive samples and benchmarking them in various ways. When games hit beta as they get ready for the PlayStation 5 launch at year-end, we'll also be doing some compatibility testing to make sure that the architecture of particular M2 drives isn't too foreign for the games to handle. Once we've done that compatibility testing, we should be able to start letting you know which drives will physically fit and which drive samples have benchmarked appropriately high in our testing. It would be great if that happened by launch, but it's likely to be a bit past it. So please hold off on getting that M2 drive until you hear from us. Sì, da PlayStation 5 stanno back parlando to di our hard disk solo. Balancing evolution and revolution is the second of them. This was definitely a recurring theme with the GPU. We need new GPU features and capabilities. If we only have more performance, it's not really a new generation of console. Of course, many of these capabilities result in more performance. That's part of why a PlayStation 5 teraflop is more powerful than a PlayStation 4 teraflop. But we aren't just looking for the performance. We also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. And we need higher performance per watt. Every time we double the performance of some GPU component, we don't want to find out we've doubled the power consumed and the heat produced. But at the same time, we have to make sure the GPU can run PS4 games, and we have to ensure that the architecture is easy for the developers. Dobbiamo assicurarci Now, che se backwards avviano i giochi compatibility was handled PS4. masterfully by AMD. They treated it as a key need throughout the design process. As our solution to adding new features without Un obiettivo blindsiding developers, importante. we made sure that if there were new significant features, it would be optional to use them. The GPU supports ray tracing, but you don't have to use ray tracing to make your game. The Però questo qua è GPU vero supports come primitive persona. shaders, but you can release your first game on PlayStation 5 without making any use of them. Before I get into the capabilities of the GPU, I'd like to make clear 2 points that can be quite confusing. First, we have a custom AMD GPU based on their RDNA 2 technology. What does that mean? AMD is continuously improving and revising their tech. For RDNA 2, their goals were, roughly speaking, to reduce power Speriamo consumption by 399, re-architecting che è the il GPU male to put minore. data close to where it's needed, to optimize the GPU for performance, and to add a new, more advanced feature set. But that feature set is malleable, which is to say that we have our own needs for PlayStation, and that can factor into what the AMD roadmap becomes. So collaboration is born. If we bring concepts to AMD that are felt to be widely useful, then they can be adopted into RDNA 2 and used broadly, including in PC GPUs. If the ideas are sufficiently specific to what we're trying to accomplish, like the GPU cache scrubbers I was talking about, then they end up being just for us. If you see a similar discrete GPU available as a PC card at roughly the same time as we release our console, that means our collaboration with AMD succeeded in producing technology useful in both worlds. Speriamo di It no. doesn't mean that we as Sony simply incorporated the PC part into our console. This continuous improvement in AMD technology means molto it's tecnici. dangerous to rely on Molto teraflops tecnici. as an absolute indicator of performance, and CU count should be avoided as well. In the case of CPUs, we all understand this. The PlayStation 4 and PlayStation 5 each have 8 CPUs, but we never think that meant the capabilities and performance are equal. It's the same for CUs. For one thing, they've been getting much larger over time. Adding new features means adding lots of transistors. In fact, the transistor count for a PlayStation 5 CU is 62% larger than the transistor count for a PlayStation 4 CU.
Second, the PlayStation 5 GPU is backwards compatible with PlayStation 4. What does that mean? One way you can achieve backwards compatibility is to put the previous console's chipset in the new console, like we did with some PlayStation 3s, but that's of course extremely expensive. A better way is to incorporate any differences in the previous console's logic into the new console's Dicendo, mettiamo i chip da PS2 sulla meaning that PS3, sto facendo un even as the esempio. technology evolves, the logic and feature set that PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on is still available in backwards compatibility modes. One advantage of this strategy is that once backwards compatibility is in the console, it's in. It's not as if a cost down will remove backwards compatibility like it did on PlayStation 3. Jacopino. Achieving this unification of functionality took years of efforts by AMD, as any roadmap advancement creates a potential divergence in logic. Dopo Running riassumo io, PS4 and PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. The boost is truly massive this time around, and some game code just can't handle it. Testing has to be done on a title-by-title basis. Results are excellent, though. We recently took a look at the top 100 PlayStation 4 titles as ranked by playtime, and we're expecting almost all of them to be playable at launch on PlayStation 5. With regards to new features, as I said, our strategy was to try to break new ground, but at the same time not to require use of the new GPU capabilities. For more than a decade, GPUs have imposed a restriction on game engines. Software handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form. That means it's not possible to do even basic optimizations, such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses it is off-screen. PlayStation 5 has a new unit called the Geometry Engine, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As a game developer, you're free to ignore its existence and use the PlayStation 5 GPU as if it were no more capable than the PS4 GPU, or you can use this new intelligence in various ways. Simple usage could be performance optimization, such as removing backfaced or off-screen vertices and triangles. More complex usage involves something called primitive shaders, which allow the game to synthesize geometry on the fly as it's being rendered. It's a brand new capability. Using primitive shaders on PlayStation 5 will allow for a broad variety of techniques, including smoothly varying level of detail, addition of procedural detail to close-up objects, and improvements to particle effects and other visual special effects. Another major new feature of our custom RDNA 2-based GPU is ray tracing, using the same strategy as AMD's upcoming PC GPUs. The CUs contain a new specialized unit called the intersection engine, which can calculate the intersection of rays with boxes and triangles. To use the intersection engine, first you build what is called an acceleration structure. It's data in RAM that contains all of your geometry. There's a specific set of formats you can use. They're variations on the same BVH concept. Then, in your shader program, you use a new instruction that asks the intersection engine to check a ray against the BVH. While the intersection engine is processing the requested ray triangle or ray box intersections, the shaders are free to do other work. Having said that, the ray tracing instruction is pretty memory intensive, so it's a good mix with logic-heavy code. There's of course no need to use ray tracing. PS4 graphics engines will run just fine on PlayStation 5, but it presents an opportunity for those interested. I'm thinking it'll take less than 1 million rays a second to have a big impact on audio. That should be enough for audio occlusion and some reverb calculations. With a bit more of the GPU invested in ray tracing, it should be possible to do some very nice global illumination. Having said that, adding ray-traced shadows and reflections to a traditional graphics engine could easily take hundreds of millions of rays a second, and full ray tracing could take billions. How far can we go? I'm starting to get quite bullish. I've already seen a PlayStation 5 title that's successfully using ray tracing-based reflections in complex animated scenes with only modest costs. Another set of issues for the GPU involved size and frequency. How big do we make the GPU, and what frequency do we run it at? This is a balancing act. The chip has a cost, and there's a cost for whatever we use to supply that chip with power and to cool it. In general, I like running the GPU at higher frequency. Let me show you why. Here's 2 possible configurations for a GPU roughly of the level
of the PlayStation 4 Pro. This is a thought experiment. Don't take these configurations too seriously. If you just calculate teraflops, you get the same number. But actually, the performance is noticeably different because teraflops is defined as the computational capability of the vector ALU. That's just one part of the GPU. There are a lot of other units. And those other units all run faster when the GPU frequency is higher. At 33% higher frequency, rasterization goes 33% faster. Processing the command buffer goes that much faster. The L2 and other caches have that much higher bandwidth, and so on. About the only downside is that system memory is 33% further away in terms of cycles. But the large number of benefits more than counterbalance that. As a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Solo ora ho Also, notato il it's tablet easier Sony to Vaio. fully use 36 CUs in parallel Sponsor. than it is to fully use 48 CUs. When triangles are small, Sempre it's loro. much harder to fill all those CUs with useful work. So there's a lot to be said for faster, assuming you can handle the resulting power and heat issues, which frankly, we haven't always done the best job at. Part of the reason for that is, historically, our process for setting CPU and GPU frequencies has relied on some heavy-duty guesswork with regards to how much electrical power games will consume and how much heat will be produced as a result inside of the Un'accetta console. consuma di più di una Power macchina, consumption varies vedete? a lot from game Vedete? to game. When I play God of War on my PS4 Pro, I know the power consumption is high just by the fan noise. But power isn't simply about engine quality. It's about the minutiae of what's being displayed and how. It's counterintuitive, but processing dense geometry typically consumes less power than processing simple geometry, which is, I suspect, why Horizon's map screen, with its low triangle count, makes my PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles has been to try to guess what the maximum power consumption during the entire console lifetime might be, which is to say, the worst case scene in the worst case game, and prepare a cooling solution that we think will be quiet at that power level. If we Questo è get it interessante right, però, aspetta. fan noise is minimal. If we get it wrong, the console will be quite loud for the higher power games, and there's even a chance that it might overheat and shut down if we misestimate power too badly. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power. These are great here and there, but presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, we need to set the CPU clock substantially lower or noticeably increase the size of the power supply and fan. So, after much discussion, we decided to go with a very different direction on PlayStation 5. We built a GPU with 36 CUs. Mind you, RDNA 2 CUs are large. Each has 62% more transistors than the CUs we were using on PlayStation 4. So if we compare transistor counts, 36 RDNA 2 CUs equates to roughly 58 PlayStation 4 CUs. It is a fairly sizable GPU. Then we went with a variable frequency strategy for PlayStation 5, which is to say we continuously run the GPU and CPU in boost mode. We supply a generous amount of electrical power and then increase the frequency of GPU and CPU until they reach the capabilities of the system's cooling solution. It's a completely different paradigm. Rather than running at constant frequency and letting power vary based on the workload, we run at essentially constant power and let the frequency vary based on the workload. We then tackled the engineering challenge of a cost-effective and high-performance cooling solution designed for that specific power level. In some ways, it becomes a simpler problem because there are no more unknowns. There's no need to guess what power consumption the worst-case game might have. As for the details of the cooling solution, we're saving them for our teardown. I think you'll be quite happy with what the engineering team came up with. So, how fast can we run the GPU and CPU with this strategy? The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't do to run a console slower simply because it was in a hot room. Solo ho notato mi So sono la rather maglietta than a look at the tema actual temperature of the silicon, questo colore. we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on that basis, which makes everything deterministic and repeatable.
While we're at it, we also use AMD's Smart Shift technology and send any unused power from the CPU to the GPU so it can squeeze out a few more pixels. The benefits of this strategy are quite large. Running a GPU at 2 gigahertz was looking like an unreachable target with the old fixed frequency strategy. With this new paradigm, we're able to run way over that. In fact, we have to cap the GPU frequency at 2.23 gigahertz so that we can guarantee that the on-chip logic operates properly. 36 CUs at 2.23 gigahertz is 10.3 teraflops, and we expect the GPU to spend most of its time at or close to that frequency and performance. Similarly, running the CPU at 3 gigahertz was causing headaches with the old strategy. But now we can run it as high as 3.5 gigahertz. In fact, it spends most of its time at that frequency. That doesn't mean all games will be running at 2.23 gigahertz and 3.5 gigahertz. When that worst-case game arrives, it will run at a lower clock speed, but not too much lower. To reduce power by 10%, it only takes a couple of percent reduction in frequency, so I'd expect any downclocking to be La console sta esplodendo e all things abbassa il considered, the processore, change come un to a variable normale frequency PC. approach will show significant gains for PlayStation gamers. The final of our 3 principles was about finding new dreams. It's important for us on the hardware team to find new ways to expand or deepen gaming, and that's what led us to a focus on 3D audio. As players, we experience the game through the visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller, such as rumble or haptics. Personally, I feel a game is just dead without audio. Visuals are, of course, important, but the impact of audio is huge as well. At the same time, the audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, there's fierce competition for the Jaguar CPU cores. Audio typically ends up getting just a fraction of a core. That's not much of a computational resource, particularly when you consider that the visuals run at 30 or 60 frames a second, but audio processing needs to happen at almost 200 times a second. So it's been tough going making forward progress on audio with PlayStation 4, particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to audio. The SPUs in Cell were almost a perfect device for audio rendering. Simple pipelined algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reach 100% utilization of the floating point unit. There's unfortunately nothing comparable on PlayStation 4. Probably the most dramatic progress in the PlayStation 4 generation has been with virtual reality. The PSVR hardware has its own audio unit. It supports about 50 pretty decent 3D sound sources. And this provided a hint as to where we could go with audio, as well as some valuable experience. Not to oversimplify, but here were our goals for audio on PlayStation 5. The first goal was great audio for everyone, not just VR users or soundbar owners or headphone users. That meant audio had to be part of the console. It couldn't be a peripheral. The second goal was to support hundreds of sound sources. We didn't want developers to have to pick and choose what sounds would get 3D effects and which wouldn't. We wanted every sound in the game to have dimensionality. And finally, we wanted to really take on the challenges of presence and locality. Now, when we say presence, we mean the feeling that you're actually Sono Sony, se non lo fanno loro l'audio buono. It's not, of course, something we thought we could perfectly achieve, but the idea was that if we stopped using just a rain sound and instead used lots of 3D audio sources for raindrops hitting the ground at all sorts of locations around you, Vi verrà in mal di testa your così. brain would Vedi? take a leap and you'd begin to have this feeling of real presence inside the virtual world of the game. This has the capacity to affect your appreciation of the game, just like music in a game does. The concept of locality is simpler. It's just your sense of where the audio is coming from, to the right of you, behind you, above you. This can immerse you further in the game, and it can also directly enhance the gameplay. To use Dead Space as an example, I know, old school, you're fighting enemies in fairly dark, spooky locations. Back in the day, if you played the game using the TV speakers, you could tell that there was one last enemy growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite where that enemy was. With headphones, you could tell that the enemy was somewhere on the right, which let you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind and to your right.
But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely there, and you turn and you take it out. So, how do we know where a sound is coming from in the first place? Well, all those bumps and folds in the ear have a meaning, evolutionarily speaking. Based on what direction the sound is coming from, sound waves bounce around inside the ear, there's some constructive and destructive interference, and the result is a change in volume. The phase of the sound also shifts, depending on what path the sound wave took to reach the ear canal. These volume changes and phase shifts are different for each direction and also vary depending on the frequency of the sound. Head size and head shape also impact the sound in a similar fashion. The way that the sound changes, based on direction and frequency, can be encoded in a table called the Head-Related Transfer Function, or HRTF. Here's part of one. The vertical axis is the frequency. The horizontal axis is the direction, front, back, left, right, and the color gives the degree of attenuation of the sound at that frequency. The HRTF is as unique to an individual as a fingerprint is. In fact, you're looking at mine right now. Here's how we measure HRTF. We've taken hundreds of people through this process. We put a microphone in the subject's left and right ear canal, and then sit the subject down in the middle of an array of 22 speakers. We then play an audio sweep from each speaker as we rotate the subject. In the course of 10 or 20 minutes, we're able to sample the HRTF at over 1,000 locations. Using an HRTF when rendering audio creates unparalleled quality, but it's computationally expensive. The simplest way to use an HRTF is to process a sound source to make it appear as if it's coming from one of those 1,000 locations we sample. Unfortunately, the processing has to be done in frequency domain rather than time domain, so there's multiple fast Fourier transforms needed for every sound source for every audio tick. That's a lot of multiplies. This computational complexity was the determining factor for our strategy. It meant we had to bite the bullet and design and build a custom hardware unit for 3D audio. Collectively, we're referring to the hardware unit and the proprietary algorithms we run on it as Tempest 3D Audio Tech. The meaning of 3D audio and technology should be pretty obvious here. As for Tempest, I feel it really reflects our goals with audio. It suggests a certain intensity of experience and also hints at your presence within it. We're calling the hardware unit that we built the Tempest engine. It's based on AMD's GPU technology. We modified a compute unit in such a way as to make it very close to the SPUs in PlayStation 3. Remember when I said that they were ideal for audio? So the Tempest engine has no caches, just like an SPU. All data access is via DMA, just like an SPU. Our target was that it would have more power than a CPU, thanks to the parallelism that a GPU can achieve, and that it would be more efficient than our GPU, thanks to the SPU-like architecture. The goal being to make possible near 100% utilization of the CU's vector units. Where we ended up is a unit with roughly the same SIMD power and bandwidth as all 8 Jaguar cores in the PlayStation 4 combined. If we were to use the same algorithm as PSVR, that's enough for something like 5,000 sound sources. But of course, we want to use more complex algorithms, and we don't need anything like that number of sounds. Stanno spiegando, guardate. It would have Noi been facciamo le cose come si deve. if a simpler strategy, such as tutti using quanti. Dolby Atmos peripherals, could have achieved our goals, but we wanted 3D audio for all, not just those with licensed soundbars or the like. Le 3 è stato Also, we cancellato wanted many come hundreds evento of sound e sources, non not just the penso 32 sarà in that Atmos live. supports. And finally, we wanted to be able to throw an overwhelming amount of processing power at the problem, and it wasn't clear what any peripheral spiego might dopo. have inside of it. In fact, with the Tempest engine, we've even got enough power that we can allocate some to the games, to the extent that games want to make use of convolution reverb and other algorithms that are either computationally expensive or need high bandwidth. But the primary purpose of the Tempest engine remains 3D audio. Now, C'avevo il 3D tablet audio Sony is Vaio, a lo facevo anch'io la major PlayStation, academic la research topic. It's safe to presentazione della say that PlayStation no one 5. in the world has all of the answers. And the set of algorithms that has to be invented, tuned, or implemented to realize our vision for 3D audio is immense. For example, use of HRTFs in games is quite complex. Before, I talked about making a sound source appear as if it's coming from one of those 1,000 HRTF sample locations. But for high-quality 3D game audio, we have to handle other possibilities.
The sound source might not be at one of the 1,000 HRTF sample locations, so we have to blend the HRTF data from the closest locations that we have sampled. The sound source might be moving, which needs very special handling as that blend keeps changing, and that can cause phase artifacts in the resulting audio. Or the sound source might have a size to it, meaning it should feel as if it's coming from an area rather than a single point. There's also whole categories of approaches to be handled. 3D audio can be implemented using individual processing of 3D sound sources. But alternatively, ambisonics can be used for 3D audio. Ambisonics being somewhat like the spherical harmonics used in computer graphics. And finally, there's audio devices. The player might be using headphones or TV speakers or have a higher-end surround sound setup with 6 or more speakers. All of which different approaches. That's a lot of variations. It's nice to have the computational resources of the Tempest engine, but it's clear that achieving our ultimate goals with 3D audio is going to be a multi-year, step-by-step process. Having said that, headphone audio implementation is largely complete at this time. It was a natural place for us to start. With headphones, we control exactly what each ear hears, and therefore the algorithmic development and implementation are more straightforward. For TV speakers and stereo speakers, we're in the process of implementing virtual surround sound. The idea being that if you're sitting in a sweet spot in front of the TV, then the sound can be made to feel as if it's coming from any direction, even behind you. Virtual surround sound has a lot in common with 3D audio on headphones, but it's more complex because the left ear can hear the right speaker and vice versa. We have a basic implementation of virtual surround sound up and running. We're now looking at increasing the size of that sweet spot, which is to say, making the area you need to be in to feel the 3D effect larger, and we're also working to boost the sense of locality. Headphone audio is the current gold standard for 3D audio on PlayStation 5, but we're going to see what we can do to bring virtual surround sound to a similar level, after which we'll start in on setups with more speakers, such as 6-channel surround sound. It's now to the point where some of the PlayStation 5 games in development are extensively using these systems. One of the game demos allows you to toggle between conventional PlayStation 4-style stereo audio and our new 3D audio. I listened with just an ordinary pair of over-the-ear headphones, and wow, I could feel a difference. 3D audio has that dimensional feel to it. Conventional stereo audio feels smashed flat by comparison. The improvement is obvious. So, a big advancement, but have I entered the matrix? Does my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained our target. Per dire, facciamo l'audio buono ed è come se io but you've stia lì probably caught on to what's missing here, e bla bla namely bla. whose HRTF was being used. Allungano il It brodo. wasn't mine. It was the default HRTF. The audio team analyzed the hundreds that they measured and chose the one they felt was the closest fit to the total game-playing audience. This shows a piece of the default HRTF on the left and my HRTF on the right. You can see that the general features are much the same, but the details Come fai a are quite ricordarsi different. tutto poi? With the default fa? HRTF, as I said, the 3D audio sounds pretty great. When I use my HRTF, though, the audio reaches a higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, I occasionally get fooled and even think a sound is coming from the real world when it's actually coming from the game. A corollary to this is that there are a few people whose HRTFs are sufficiently far from the default HRTF, that's the red dot here, that they can toggle between PS4 style and PS5 style audio and not sense much difference. I've had a few people describe the PlayStation 5's 3D audio as sounding like a bit better stereo audio. Presumably they're the ones at the very edges of this Rosso è diagram, là, il puntino blu è là. which means what HRTF you're using is key. I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the HRTF of every PlayStation user. That means HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology matures. At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an open-ended research topic. Maybe you'll be sending us a photo of your ear and we'll choose a neural network to pick the closest HRTF in our library. Maybe you'll be sending us a video of your ears and your head and we'll make a 3D model of them and synthesize the HRTF.
Maybe you'll play an audio game to tune your HRTF. We'll be subtly changing it as you play and home in on the HRTF that gives you the highest score, meaning that it matches Se you tutti fanno le the best. musiche in This is MP3, a journey we'll all be taking tutta sta roba together non over serve a the next nulla. few years. Ultimately, we're committing to enabling everyone to experience that next level of realism. Hopefully, I've been able to illustrate a bit about our design and decision-making process today and why PlayStation 5 has the feature set that it does. Now comes the fun part. We get to see how the development community takes advantage of that feature set. I'm hoping for the completely unexpected. Will it come from audio, ray tracing, the capabilities of the SSD, or something else? I guess we'll find out soon enough. Thank you for your time today. Un Gula Mammoth! Un Gula Mammoth! E quindi? E cosa? Che è? Che era quella roba là? Se mi facevano un papiro, se lo scrivevano nel blog anziché fare il video e mettevano le immagini, facevano prima. E quindi non... Allora, sono stati molto tecnici e cioè, ci può stare. Quando fai una presentazione, diciamo. Questa non è una presentazione, se l'ha visto. C'era da immaginarsi, c'era da aspettarsi perché ovviamente questo era. Che è tutta sta... Chi siete voi? YouTube consiglia di vedere me stesso? Ragazzi. Vediamo la chat. Un'ora sprecata. RIP. E queste cose qua. Sì, perché quindi... cosa? Cos'era? Sì, allora, questi qua... Allora... Non ho fatto nemmeno... Manco l'ho pensato di fare il gesto, questo qua. Proprio... No, allora, sicuramente... Hanno detto... Deve uscire... fine di quest'anno, se tutto va bene. Però a parte questo, non è né di Dine, comunque questo è arrivato. Non sai per niente. E quindi non è che ti sprecano una live per una presentazione. Aspettano che passi il coronavirus e fare la presentazione in grande. Però hanno detto, guardate, come Microsoft ha messo le carte in tavola, lo fanno anche loro, sperando qualcosina per evitare che gli sviluppatori magari facessero rumors su cosa hanno, su cosa no, quindi preferivano farlo in modo ufficiale. E ok. Quindi ecco anche il perché di tutti questi aspetti tecnici. Sono anche un po' troppo tecnici secondo me, però alcune informazioni le hanno date. Allora, innanzitutto quello che si sapeva, ok, supporto all'SSD, non sono solo migliorati i tempi di caricamento, ma i tempi di accesso, cioè fanno in modo che un file venga letto in un modo ben preciso, ben definito. Quindi non è che leggono solo il file e basta, leggono quelle determinate parti, insomma, oltre alla velocità dell'SSD, ma anche una lettura ben precisa e mirata. Poi anche il supporto all'M2, che ve lo dovete però mettere voi, e non tutti gli M2 saranno supportati per via delle dimensioni, perché alcuni M2 hanno qualche dissipatore un po' più grande, quindi sono un po' più grande e non c'entrano. E... e questo... E questo... CTR, torniamo su CTR. Appicciamo la PlayStation, torniamo su CTR. Ehm... E... e questo è. Poi hanno parlato, ok, sì, l'audio, l'ultima parte dell'audio, madonna. Tanto è per dire,
facciamo l'audio bello, tutto bellino, ma tanto poi tutti useranno audio compresso e tutta sta roba dell'audio realistico va a fottere, cioè, capito? Sta tutti tecnici, ma alla fine non è che... hanno parlato per PS4, sì, il loro obiettivo comunque era di assicurarsi che la PlayStation 5 sia compatibile con i giochi della 4. Ed è questo poi quello che mi spingerebbe a comprare PlayStation 5 per il supporto ai giochi della 4. Non molti, però comprare una console e non poter giocare a un culo, che magari hai speso chissà quanti soldi per la console, no? E, e vabbè, quindi queste cose sono passate. Che è successo? Stompata all'improvviso la... Fatemi cambiare risorsa. Fatemi anche... Questo si fa così, così, così. Ok, è così. Non ti vediamo perché ho disattivato la videocamera, non volevo, chiedo scudo. Perché ho schiacciato più cose. E basta. Non c'è, non c'è proprio altro da aggiungere. Sono stati tecnici, hanno fatto alcuni esempi, hanno fatto molti esempi. Comunque le 3 è stato cancellato proprio per via del coronavirus. Basta un altro po'. Va anche bene. E no, non è che ci sarà una live delle 3, perché le 3 erano vari eventi. Poi ognuno, Ubisoft, Sony, trasmetteva perché decidevano loro di trasmettere. Quindi non c'è una live delle 3. Quindi no, quindi niente. Niente, ora vediamo se verrà rinviata, se uscirà entro quest'anno. Poi vediamo quando la faranno vedere, perché di solito è un reveal troppo anticipato. Xbox, Microsoft l'ha fatta perché voleva farlo e ok. Se deve venire qualcuno, venga, tanto parlo un po'. L'ha fatto e... buon per loro, probabilmente perché non sapevano tenere a lungo, oppure per trasmettere un po' di hype che di solito si fa in questi casi. Però sì, nulla di speciale, ma me lo sarei immaginato, neanche il joystick hanno fatto vedere. Nello stesso periodo Sony aveva mostrato il joystick della PlayStation 4. Probabilmente, siccome sarà dai rumors, ma anche dalle foto, simile al joystick, la joystick della PlayStation 5 sarà molto simile a quello della 4. Allora ecco perché non era così importante tra le loro features. Quindi vabbè, tempi di caricamenti migliorati. Hanno parlato dei consumi, della potenza. Su PlayStation 4 hanno parlato che la PlayStation è più attiva quando le ventole partono, si sentono, ovvio. E con questa PlayStation 5 ci sarà un bilanciamento. Il gioco chiede di più, si dà di più. Il gioco chiede di meno, si dà di meno. E si fa comunque in modo di non surriscaldare. Praticamente quello che succede con un PC, quindi... Esatto, Tommy, faccio vedere lo sponsor. Anzi, solo per una gara. No, mo vediamo. Cioè, aspettiamo Alessandro che entra. No, ci facciamo un po' di partita adesso. Adesso abbiamo filtrato la gente, se ne andava. Mo possiamo parlare dei fatti nostri che conosciamo solo noi. No, e questa è non
mi aspettavo. Non mi aspettavo chissà che cosa. Alessandro, ti sto aspettando. E ci sei un pezzo in colpo. Fatti qualcosa perché. Quindi sì, non mi aspettavo un granché, però sono molto curioso, anche perché giocare su PC personalmente per me è diventato un po' scomodo, un po'. Ogni volta che apro un gioco devo stare là a configurare, e questo va bene e questo no. Tra l'altro mi sono tirato anche la zappa da solo per via del 4, per via del 4K. Però tanto non mi dici niente, io tra poco avvio. No, perché aspettare per aspettare riusciamo a farci una gara, che non è poco. Non è mai cambiato qualcosa qua nei. Allora, noi cerchiamo, poi dopo quando ci sei, ti unisci. Vediamo coso brutto. Questa gara la vinco io! Esatto. E niente, poi. No, era però. Nel suo tecnico era curiosa la parte appunto dei caricamenti. Quindi poi hanno detto. Invitami, io posso farmene altre di gare. Allora riusciamo perché lo devo invitare. Allora. Si fa così, poi no. Si fa così. Ah, sbagliato! Mai premere su quando c'è la lista degli amici. Mai, mai, mai. Errore madornale. Lo faccio ogni volta, quindi. Per alfiere nero. Ah, vabbè, rip. Moto invitato, quindi. La bella beh, Pedrone. Bene. Faccio pure io tranquillo. Da altre sessioni dal menu rapido. Devo mandarti un altro invito, Alessandro, oppure. Oh, poi. Marco! Non muore. Vive. Di sti tempi, poi. Adesso si possono prendere le robe dello scorso Gran Premio, non è ancora finito. Questo Gran Premio. Ah, dello scorso, no, basta. Non vedi, non c'è. A parte che io mi pare l'avevo preso, quindi. Le invitiamo, non si sa mai. Sì. Cosa sì. Banane, non mi ricordo la domanda che ti avevo fatto. Se ci sei, sì, ma non ci sei. Avendo problemi. Io poi tra l'altro non posso unirmi a nessuno. Chi c'è online, non riesco a unirmi a nessuno.
Tanto fa vedere una cosa. No, sono online, quindi. Fa carico di connessioni, no? Riproviamo. Tra l'altro dipende anche dai problemi, perché può essere con problemi che non riesci a connetterti a me, possono essere problemi che magari di connessione generale. Maledizione. È una cosa, noi facciamo partite e tu riavvii. No, facciamo una partita. Tu riavvii ogni cosa possibile immaginabile al mondo. E aspetta, mettiamo. Ok. Ok, adesso non va nemmeno più. No, bugia, andava. Ok, mi fai scherzetti. Ditemi di nuovo, sì. Anche perché qua non sta cercando nulla, quindi. Tra l'altro, ecco. Un'altra cosa di cui hanno parlato alla conferenza è. Conferenza, quella che era. Era appunto che si potevano anche salvare i giochi dall'hard disk della 5 e della 4 e dove era la PS4? Vabbè, noi ci facciamo una partita. E si può trasferire questo gioco sull'SSD della PlayStation 5 in modo da avere velocità maggiori. Come metteranno la retrocompatibilità ai giochi PS4? In teoria da vedere, perché loro parlavano anche di ottimizzazione dei giochi per quanto riguarda il caricamento. Qua di ottimizzazione c'è il mio culo, quindi. E infatti quello che hanno detto è che se metti un SSD in una PlayStation 4 guadagni quei 2-3 secondi in più rispetto a un hard disk normale, ma basta. Invece il loro intento è sempre con l'SSD, ma di tagliare nettamente i caricamenti. Cioè schermate così non ci dovrebbero essere. Perché in quel momento, ad esempio, che noi faccio l'esempio di questo gioco, in quel momento in cui noi siamo in lobby e vengono scelte delle mappe, gli bastano pochi secondi, 2 o 3, per organizzarsi e dire guarda, stai per caricare questo. Nel conteggio, nel conto alla rovescia, quando fa 10, 9, 8, 7, sa che il gioco verrà caricato con la mappa, quindi lui può anticipare il caricamento. Quindi sì, i caricamenti sulla PS5 potrebbero essere interessanti. Ok. Personaggio brutto su pista brutta comunque. Parlando di cose più interessanti. Ah, pensavo che facesse la derapata, invece non l'ha fatta. Ancora non l'ha fatta? Curiosa come cosa, che non mi ha fatto per 2 volte. È anche vero che quando uno poi cambia personaggio più volte,
uno visivamente non si abitua, ecco. Lei non carica gli inviti non appena la sezione notifiche. Prova a farti una partita online, cioè a cercare una partita online e vedere se in qualche modo la connessione la si raggiunge o fai il controllo della connessione. Gente conclude già ora perché c'è il poco depressa là. No. No. Ah, la palla pure era, ok. Olè. Ho detto che ero pericoloso. Sì. Da questo gioco voglio che il mio che Sora sia il mio maestro, così. Pierino di Rata. Avevo bevuto in live, non era pisce, era cedrata. La colorazione più o meno è quella. Qualcuno meglio di me. Io? Ma facciamo il Mega Mix Mania. Nel mentre che Alessandro risolve quello che può risolvere. Migliora questo gioco, il gioco stesso. Mega Mix Mania è la mappa che ho meno giocato. Perché sì. Brax è un gran pro player, no? Non conosco. No? Questo pezzo qua dovrebbe stare. Ecco qua. Scusa, no, sicuro. Siamo tra di noi, giochiamo, l'ho detto. Non è che... Non è una live impegnativa. Cioè, l'impegno c'è sempre, non è che... Metto il green screen, attivo la luce. Oggi mi sono dedicato a fare quel poco di overlay. Non è un overlay. Tutte le cose sono ridimensionate. Dietro c'è semplicemente il mio sfondo. Quindi non è un quadrato dove ci metto dentro delle robe. Però fa la sua figura. Posso aggiustarlo un pochino per renderlo più overlay, ecco. Questo si chiama essere dettaglio. Cosa? Aiuto. Cosa? Cos'era? Cos'era quell'ammischiamento là? È stato un ammasso di gente molto molto particolare. Un ammasso di gente molto gassoso.
Mentre guardo un attimo un po' come rende la cosa sul telefono. Ok, qualcuno dovrà uscire e non sarò di certo io. Un abbandono e quindi, come vuole la logica di questo gioco, no. Non se n'è andato quello là che è marcio. Next gen, va. Noi andiamo nella next gen portandoci questo. Questo ora sono all'estrema sinistra e non... e non... non. E cioè sta inficcato di... da parte qua. Solo ha lasciato la partita. Ok. Pure quello... Vedi? Uno aspetta 3 ore per dire se ne va via l'elemento X e giochiamo. No. Figliolo, vieni a mangiare. Non posso. Sto giocando online e metti in pausa. Non posso mettere in pausa l'online. Nitro Fueled. Anche se... Culo, culo. No, nessuno ha abbandonato. È proprio la partita crashata così. E stando puoi fare un altro tentativo, non lo so. Me lo dai disponibile, non ti invito, prova a unirti tu. Perché se mi dai disponibile vuol dire che... Prova ad unirti tu. Ah, sono crashato solo io. Strano perché... Ne invito. Allora, la regola... Se esce solo il mio nome che se ne va via e la gara parte, vuol dire che ero io il problema. Io avevo visto solo che aveva abbandonato, poi aveva abbandonato un altro e allora ho capito che la lobby si era buggata, quindi... Però vaffanculo che... Oh, lì, attenzione. L'unico limite è il cielo. Nice job Binox che mo adesso è impegnato con Modern Warfare. L'engine di Modern Warfare è quello di Nitro Fueled, l'Alchemy, quindi se non andarsene la gara è partita. È così che funziona, però è una puttanata sta roba, cioè io non posso giocare. Tra l'altro mi sto preoccupando per... Oh, che giochiamo solo noi. 3. Alessandro l'ha caricato un po' dopo. Okay. 4, ok, ok. Devo tornare tra 5 minuti. Anzi, 2 minuti. A tra poco. Quindi mi dispiace. E fatemene una voi. Arrivo subito.
E per la prima volta potrò testare il cartello torno subito. Ma che bello. No, non si sente, no. Mettiamo, aspetta. Questa, questa. Ok. A tra poco. Avevo attivato ma ho disattivato, tra l'altro. Come ho fatto ad attivare e disattivare il microfono? Niente, sono tornato, tu fai una corsa veloce, quindi... quale può essere il tuo main? Il tuo main può essere qualunque mi consigli. Ogni volta. No, no, no. Tra l'altro... Bello, uno spende 120 euro per i cosi per schiacciare subito e poi fa gioco, cioè... E che cavolo? Quale cavolo? Oh, vabbè, mo...
non voto perché altrimenti poi succedono i guai. Quindi Hunter, sì. Poi arriviamo alle 19, ma stavolta arrivo alle 19. Concludo con CTR, non mi metto ad avviare qualcos'altro poi. Però stavo 19 però. 19 è pieno, quindi se alle 18:59 parte la partita. Sono le 18:30 alle 19, quindi riusciremo a farci 3-4 partite. Secondo i standard del gioco. Io ho votato a stazione sono io, volevo votarlo anch'io, però. Fare zig e zag. Comunque stazione Oxide parte la vedo ancora più la vedo più complicata di Dive Through, Drive in pericolo. Però in realtà già uno abbandona, non è buon segno. Oh, ma la voglio giocare però. Vediamo, eh. Reggetevi le corna! Arriva Spyro! Volo. Ancora una volta la TNT che viene attratta verso di me. I Meno male che solo TNT. Appunto. Oh, fa culo. Ah. Quando stava messo a posto, dai. Quei due stanno a giocherellare là davanti. Non se ne parla neanche! Salve lei. Non ha zompato però. Oh sì! Secondo. Come? Ma solo non stava qui quello che ha abbandonato era era secondo. Quindi ho preso il suo posto. Boh. Ok. L'ultimo tratto devo farmelo bene invece. Trappole di Sora. Secondo. A gratis. Secondo. L'ha evitato, l'ho colpito con una mob. Ah. Rage quit qua, no. Brutto poi tra l'altro perché
Vabbè, meglio così, mi sono preso la sua seconda posizione. Non la voleva. Me la piglio io. Pappo io. Tanto che riprovo a tempo, poi sesto. Guarda, vedi. Bordello di esperienza buttati in 2 secondi. Andando per lasciare la partita. Caricamenti che durano un po' di più. Bordello di più. Quindi è crashata la lobby, ok, ma... Presumo sia crashata la lobby. No, ha lasciato alle... Lance. Ambara, Bacci, Cocco. Abbiamo buttato al menu principale. Allora no, ti raggiungiamo. Ti invito perché ti invito. Ora entra, esce, fa... C'è problema. Ah, menu principale, quindi proprio... Prossima volta ti butta direttamente il disco fuori e fa prima il gioco. Next gen, signori. Alto però... Cosa c'è da dirla? Unito Fueled. La PlayStation 4 si canta di meno, cioè le ventole non girano forti come quando si avvia un Call of Duty o Dreams. Quindi nota a favore. Dimostrazione del fatto che stando a fotogrammi al secondo potevano metterci. Vi rinvito. Che anche se penso che devi fare un altro riavvio. L'ha comprato online senza disco, dove mi ha buttato nel cestino, sì. Gli formattava l'hard disk direttamente. Eccolo qua. Mettimi in ghiaia. Virtualmente chi mancherebbe come personaggio di Crash? Che non hanno messo. Non quelli di Spio, solo di Crash. Il commentatore di Crash Boom Bang, vero? Nel mentre che trova una partita e
dei seri dubbi che succeda. Appunto. Riprova. Devo acquistare una nuova sedia. Perché non... nelle ultime live avete notato che io all'improvviso facevo così. Perché il bracciolo si è completamente staccato. E... eccolo qua. Nomi in più, lobby buggata. Lobby buggata, quindi... io vedo, voi no. Alcune volte non si sa, quindi... è stato anche durante una gara dove non ha senso. Sì, vabbè. Di solito dopo un po' dovrebbe dare la cosa che... non so se ci siete. Non penso che ce l'avate, però. Non ho ricevuto risposta, quindi non... nel lobby io ci sono. Ah, ok. Quindi abbiamo risolto il piripillo. Infatti, è un po'. Quello non l'hanno rilasciato per PC. Non perché gli facevano schifo fare un po' più di soldi, ma perché non avrebbero avuto modo di contrastare cheater, bordello di hack. Poi dovevano gestire online su un'altra piattaforma ancora, quindi... capisce la classe che manca. Ah, ok. Quindi bisogna guardare anche la classe. Non compare il simbolino, vuol dire che lui non c'è, ho capito. Vai, facciamocela. Quindi Sora, finisci presto, che andiamo... che rifacciamo la lobby. Vediamo queste cose. Culo. Siamo retrocessi e Sora. È un po' combattuto io e Sora contro gli altri, ma alla fine siamo riusciti a rimanere 1-2. GG, GG. Ci rinuncio, peccato, Alessandro.
Prossima volta magari. Se Sony permette. E Binox permette. Quindi siamo sopravvissuti a questa gara. Ci hanno ovviamente maltrattato. Cioè a me mi ha maltrattato solo, però vabbè, diciamo, quei due si sono sparati a vicenda. Ah, a me. Questo gioco c'ha i suoi alti e bassi, molto bassi, molto bassi. Mi sono infilato e sono passato, con la scorciatoia all'ultimo, prima delle bancarelle, col turbo, non ce la faccio a pigliarla, perché un po' troppo stretta, un po'. Poi vabbè, nelle gare di Formula 1 su GTA, là è un altro discorso, diciamo. Il robottino che balla. Robottino che balla. Vaffanculo. Ah, Robby. Solo riunisciti. Anzi, ci siamo infilati. No, ma date il bicchiere compostabile, si butta nell'umido. Quindi in Skim lo fa vedere trasparente e bianco, in realtà. È bianco. Ah, che palle, però. Robby buggato perché ti manca il simbolino, però. Ti riesci a fare un culo? No, già so che non ci sei, quindi. Quindi no, rientra, proviamo. Trigas o no, no. Non c'ho la capa adatta al fare Time Triggers. No, voglio giocare un po' così. Poi di solito io dopo staccate le live penso, ragiono a cosa fare, cosa non fare a livello dei video. E tra l'altro volevo dirlo prima, avevo intenzione anch'io di attivare gli abbonamenti al canale, perché generalmente la gente quando dona €1, l'abbonamento al canale costa 99 centesimi, quindi faccio spendere un centesimo in più per avere in più. In teoria dipende, perché lo devo scegliere io che cosa. E mi unisco a te, Sora, perché no, non mi unisco a te, perché culo. Ah, è crashato proprio, bene. Eccoci qua, ecco. Io l'avevo detto. Quante gare avevo detto che facevamo? Quante gare avevamo detto che facevamo? 2 o 3? Andando. Ah, dico, tanto abbiamo tirato, lo faccio pure. No, non è vero, quando manca. Quello online è bello perché il mondo è vario, diciamo. Attenzione, ecco. Gian, già l'ho sentito. Mo caricano anche gli altri. Eccolo. Ecco. Ci mette tutto sto tempo solo per caricare le macchine. E sono oggetti predefiniti. Cioè, io non potevano dire questo utente c'ha questo. Potevo scrivere un file di testo, tanto i file sono tutti uguali.
non ci sono skin personalizzate, ci sono solamente le composizioni diverse, ma quello che è applicato è lo stesso per tutti a livello di file, quindi solo che in quel momento deve caricare ogni cosa. Sono i caricamenti in generale che ci mettono tempo. Cioè, questo gioco ha i tempi di caricamento uguali a un gioco PS2 o PS3. Questo poi si ritorna col discorso della PlayStation 5. Arriva tutto gas! Mmm. Mmm. Fondo per primo io. Ok, ho perso la gara. Beccalo. No. Ora attento. Il cetrino Thomas ci mangia. E quanti profilattici c'ha sto qua? Cazzo. Quanti ce ne ha di scudi? No, ma l'ha lanciato mo'. E infatti non ha potuto prenderlo se ce l'aveva. Non lo so, non ho idea. So solamente che lavora la Durex. Minchia. La palla in quel momento proprio non ci stava. Vado, tutto. Vado. Perché c'è il bug che c'hai la bolla ma non c'è la bolla. Ah, ovviamente sono uguali all'ira di Cortex. Ma l'ira di Cortex però era giustificato da un fattore tecnico. Quel gioco è stampato su CD, la lettura su CD era lenta. Ma in realtà la lettura del gioco sarebbe stata normale se fosse stato su un DVD. Qua invece, con tutte le tecnologie che hai, un po' di ottimizzazione. Non robe tipo PlayStation 5 che hanno fatto vedere mo prima. Ma un po' di ottimizzazione in più, perché tanto gli assets, gli oggetti sono sempre gli stessi. Ma pure la Insane Trilogy ci mette tanto a caricare i livelli. Molto di meno rispetto a... però... perché hanno fatto un lavoro di ottimizzazione, perché certi... nella Insane Trilogy molte cose di un livello c'erano anche in un altro livello. Quindi ecco perché ci metteva meno a caricare, perché caricava gli oggetti che erano già caricati, non si cancellavano ed erano già caricati e il gioco doveva caricare solamente le cose nuove. Anche qua bene o male è uguale, quindi non capisco perché non...
Devono fare sto fatto qua. Poi noi ci facciamo l'ultima. Ah, vedi. E non dingo però poi. Ci provo. L'ultima stack. No, vi parlavo appunto di questi abbonamenti. Il prezzo è il minimo, 99 centesimi, quindi... No, non mi metto a fare... Però i vantaggi e cose me li sto ancora studiando, perché poi comunque vi abbonate, poi se sganciate di più ottenete un po' di più, però devo scegliere accuratamente i vantaggi. Non è che voglio fare lo spiroccio, voglio guadagnare, voglio ciucciarvi i soldi. No, perché vi dovete conservare i giochi i soldi per la PlayStation 5. E per darvi qualcosa in più, semplicemente abbonandovi. Ho visto che posso anche fare del merchandise. Cioè che posso mettere in vendita degli oggetti. Cioè sotto il video, sotto compaiono i miei prodotti, però... Vendi calzini, non lo so. Non mi fa entrare, perché stiamo giocando, ecco perché non ti fa entrare. Tanto mo faccio questo e basta, quindi. Non avevi detto poi tu ci rinuncio? O era un ci rinuncio ironico per dire no, vabbè, sta roba qua non funziona. Penso che era un ci rinuncio ironico, io l'ho presa alla lettera. Bravo me, grazie. Ovviamente, un classico. La cazzata che non si apre. Riuscite a saltare la staccionata, già questo vale molto. Nessuno di noi tre ha preso quella cassa là, ottimo. E la scorciatoia abusiva. Toccato. C'aveva una bomba, ero attaccato a entrambi. E non ho risolto un culo. No, m'ha spinto lui. Io avevo saltato, ma m'ha spinto lui, dai. E niente, non ho nulla da dire perché qua... Butto un missile per avere un altro missile. Non c'avevo la velocità, quindi... Sì, ma dammela qualcosa, però non i missili, che devo... 3 missili, ragazzi, sai. Se ne ho buttati 2, no? Cosa gli diamo a sto qua? 3 missili. Ah. Mo mi farebbero comodo quei 3 missili. Ecco. Potevo fare un sorpasso all'ultimo, ma tanto vaffanculo. Deve essermi finito qualcosa nell'occhio. Vabbè, è andato un po' così e così. È andato un po' così e così. Però c'è stata l'azione.
Però c'è stato il divertimento. E niente, PlayStation 5 abbiamo visto. No, non abbiamo visto un culo. Abbiamo fatto i nerd per un'ora. Ecco. Avete imparato qualcosa? No. Quindi. E quindi grazie a tutti quelli che mi hanno seguito. Oggi più numerosi del solito. Chissà perché. Niente, grazie a Sola, Alessandro e Gabriel prima che hanno giocato con me. Vabbè, ci vediamo sempre alle 16. Domani o dopo. Io dico sempre dopodomani perché magari un giorno o due posso saltarli. Non per forza devo fare la live ogni giorno. Però se in quel momento mi va di giocare, allora condivido io che gioco a quel gioco. Quello che è. Nella buona parte, nella maggior parte dei casi. Quindi niente, non mi resta altro che salutarvi. Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito finora. E niente, da AlfyGame è tutto. Io vi saluto e alla prossima e ciao a tutti!